Dopo le ultime due puntate di Beato tra gli orologi, nelle scorse due domeniche, dove abbiamo parlato rispettivamente di Steinhardt e di Pagani Design, mio malgrado, non potevo certamente lasciare in disparte Invicta, uno dei marchi, assieme anche a Pagani e a Steinhardt, più noti proprio per i suoi homage. Quindi, senza perdere tempo, lanciamo la sigla e iniziamo questa nuova puntata di Beato tra gli orologi. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi, qui su Talk, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi, ma anche di storie che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso. E nel format domenicale di Beato tra gli orologi, tra i tanti altri format che proponiamo qui sul canale ogni settimana, ci occupiamo di andare a guardare, analizzare, commentare una vera e propria reaction, insomma, i cataloghi degli orologi online perché sui loro siti internet è possibile vedere non soltanto tutta la collezione, cosa che normalmente in un negozio, in una boutique non è possibile fare, ma perché ci consente anche di vedere normalmente quali sono i prezzi in chiaro, insomma, senza filtri, senza intermediari, e poi magari un giorno in boutique vedere anche se ci sono delle scontistiche, per esempio. Beh, in questa puntata voglio occuparmi di Invicta perché ancora una volta me lo avete chiesto nei commenti e mi fa molto piacere non soltanto poi andare a soddisfare le vostre richieste, ma mi fa anche piacere proseguire questa catena di homage che abbiamo cominciato appunto 2 domeniche fa e che secondo me è comunque un tema sempre molto interessante, sempre molto dibattuto nel mondo degli appassionati. L'importante, come sempre, è farlo con educazione e pacatezza. Ora, mettiamo le cose in chiaro: Invicta non è Steinhardt o Pagani Design. Se Steinhardt ha sempre avuto la filosofia di proporre degli homage di alta qualità e Swiss made, mentre Pagani Design ha invece l'unico obiettivo di vendere copie di orologi blasonati, beh, Invicta in realtà è un'importante maison orologera che nasce in Svizzera, alla Chaux de Fonds, nel 1837. Quindi capite bene che si tratta di un'azienda storica e blasonata effettivamente. E no, non è quella che fa gli zaini. Nonostante la grande storia di Invicta, nonostante abbia sempre fatto nel suo passato tanti orologi che poi degni di nota anche da un punto di vista collezionistico, l'ultima parte della storia di Invicta è invece costellata di homage, quasi esclusivamente homage di marchi e di modelli più o meno blasonati, principalmente Rolex, forse anche qualche Omega. Però ecco, Invicta purtroppo ha abbandonato completamente la sua storia, il suo heritage, per semplicemente riproporre a prezzi molto modici degli orologi facilmente vendibili, facilmente riconoscibili. È indubbiamente un peccato, però questo è. Quindi assieme a voi andiamo a vedere il catalogo di Invicta, magari ci saranno anche delle sorprese, qualcosa che è assolutamente originale, non soltanto i soliti omaggi. Non lo so neanche io, quindi live insieme al nostro computer andiamo sul catalogo di Invicta. Bene, il sito di Invicta si presenta come una pagina di roba in vendita, questi camion che passano un po' stile marketplace di qualcosa. Devo essere onesto, aprendo il sito la prima cosa che salta all'occhio è che si vende qualcosa, ma non si capisce subito che si tratta di un catalogo di orologi, perché siamo sul sito di Invicta Stores Europe, e non quindi su un contenitore stile Amazon, nonostante effettivamente sembri esserlo. Scorrendo vediamo subito homage, e chiaramente lo abbiamo detto, qui è un sub, l'Invicta Pro Diver, tra l'altro 228 euro, scontato 99. Non l'abbiamo detto all'inizio, però sono orologi normalmente che si acquistavano per 70-80 euro, quindi vediamo anche se sono effettivamente poi cambiati i prezzi. Quindi abbiamo questo diver quadrante blu, lunetta Pepsi, che su un diver c'entra poco, no? Perché la lunetta Pepsi in realtà su un GMT indica la metà della giornata di notte e la metà del giorno invece dove c'è il sole. Vabbè, comunque le lunette bicolore piacciono tanto
e questa ne è la dimostrazione, tant'è che a fianco vediamo l'Invicta Heritage, credo che si chiami 1953, ma adesso lo andiamo a vedere, anche lui con questa lunetta Coke che su un diver non c'entra nulla. E poi a fianco c'è anche una specie di crono, oppure è un vero e proprio crono, adesso vedremo quali sono le sue funzioni, che non credo imiti nulla, e però si vede perché è orribile senza mezzi termini, è veramente qualcosa di brutto. Comunque vediamo qui cos'altro c'è. Qua ci sono degli orologi che assomigliano un po' a dei Sector anni 90, probabilmente prendono ispirazione da alcuni di questi, sotto i 100 euro, sotto i 150 euro, sotto i 200 euro. Luxury Watches, questo coso qui strano, va bene, Luxury Watches. Diciamo che Invicta, vabbè, qua ci stanno anche, mamma mia, vabbè. Dicevo, diciamo che Invicta non nasconde il fatto di voler vendere orologi economici in grandi quantità, appunto, questo è l'unico obiettivo, non c'è nulla di nessuna minima nessun minimo riferimento a quella che è stata la storia della Maison. Peccato, perché ripeto, è del 1837, ne avrebbe di storia da rievocare Invicta, però insomma è quello che è. Ci sono anche delle collaborazioni, tra l'altro immagino sicuramente ufficiali, con Disney, sì, ricordo un orologio con Topolino, Star Wars, DC, Marvel, insomma anche collaborazioni di spessore. Va bene, allora vediamo un po', uomini, tutti gli orologi, via, andiamo, ecco, purtroppo si apre questo coso strano che ricorda anche un po' quella faccia di Joker che Invicta anche ha proposto, 500 euro, scontato 225, vediamo un po' di che si tratta. Mamma mia, 56 mm di diametro, questa turbina, mamma mia. Vabbè, comunque ce lo teniamo, 56 mm di diametro, questo qui va bene come ruota di scorta, è perfetto. C'è anche quello da 238 euro, questo è ancora più luxury, guarda un po'. 50 metri di profondità, poteva essere tranquillamente un 10.000 metri, ma 50 metri di impermeabilità, fa parte della collezione Invicta Ripsaw. Va bene, calibro 82 S0, infatti Miyota serie 8, vabbè, poi ci sono una serie di altre cose, naturalmente è tutto colorato, qui di metallo prezioso, è inutile dirlo, non c'è assolutamente nulla, colorato in oro rosa, oro giallo, oro verde, oro... Perché non mettere altri colori? Va bene, cioè va bene, io dico va bene, ma mi sa che va male. Comunque stainless steel, chiaramente, d'accordo. Questo è uno degli Invicta. Vabbè, comunque non mi interessava proprio questo modello, anzi avrei preferito non vederlo proprio. Volevo vedere, diciamo, gli homage. Ecco, questo qui è una specie di homage del Royal Oak. Guardate la data, è quasi vicino alle sfere, tanto deve essere piccolo il calibro qua dentro. Anche questo colorato di oro, quadrante stile Nautilus, e non Royal Oak, ma insomma queste sono scelte. Poi indici a bastone insieme agli indici numeri arabi, e vari colori, acciaio, quadrante blu, quadrante Tiffany, il mai più senza quadrante Tiffany, ormai ci fanno anche il gelato color puffo. Movimento al quarzo, anche in questo caso immagino Movement Vendor TMI, che non conosco, probabilmente è una delle derivazioni di Miyota. Anche qui non si risparmiano con la grandezza dell'orologio, 48 mm, che a me piacerebbe vedere una foto al polso di un 48 mm integrato come questo qui. Che ci fai? Qua ci guardi Netflix. Probabilmente su questo orologio è già preinstallato Netflix e Disney Plus. Va bene, se lo dite voi. 48 mm, questa specie di Royal Oak. Non sono, adesso ci arriviamo, perché voi lo sapete meglio di me, non sono questi gli Invicta molto apprezzati dalla community. Anche questi 48 mm, 50 mm, 47 mm, questa specie di Yachtmaster alla Rolex, che però appunto è un 48 mm, ma poi 48
47 mm, spessore solo 16, possibile solo 16? È tantissimo 16, sto scherzando. Siamo veramente a... Non so bene che dire di un orologio del genere. Comunque dicevo, molto amati dalla community invece sono i veri e propri homage, quelli puri, che adesso vediamo. Per esempio questo è l'omage del sub acciaio oro, quadrante e lunetta blu. Questo qui invece è qualcosa che ricorda abbastanza da vicino, anche con queste ansie adelica per esempio, proprio l'ultimo Speedmaster di Omega, cassa oro e quadrante panda. È molto simile allo Speedmaster, naturalmente è quello che è anche in questo caso Invicta in bella mostra. Chissà se c'ha inciso Invicta anche sul lato della cassa come altri orologi. Il bracciale ricorda moltissimo quello di Omega, in questo caso 98 euro, immagino sia un quarzo naturalmente. Sì, è alimentato da un quarzo molto accurato, mi raccomando, non abbiate paura. 44 mm, questo qui indica i giorni della settimana e immagino poi le ore, quindi le 24 ore e i minuti cronografici. Vabbè, è quello che devo dire, che volete che dica. Comunque andiamo finalmente su uno degli orologi più amati da parte della community, facciamo un'analisi prettamente estetica e poi anche cerchiamo di capire quanto valga la pena spendere dei soldi per un orologio del genere. Allora, 40 mm, così come il Rolex ad esempio, che cerca di imitare, in realtà però vi faccio notare diversi elementi che non sono soltanto Rolex. Allora, in primis le sfaccettature e quindi questa specie di incavo della ghiera, questa è tipicamente Omega, così come sono Omega anche le spallette proteggicorona, mentre la corona per l'appunto è un po' più Rolex, un po' più grande invece di quella che è la corona del Seamaster 300, il diver di Omega, da cui per esempio mutua appunto la forma della ghiera, la forma delle spallette proteggicorona, ma in realtà anche la grafica della lunetta, perché è molto più Omega di Rolex. E Rolex invece è un po' tutto il resto, la forma della cassa, il bracciale Oyster acciaio oro, è molto Rolex anche il quadrante con questo nipple dial tipicamente anni 60 della Maison, e poi ci sono le sfere Mercedes, naturalmente di invenzione Rolex, diciamo così, ma poi utilizzate da tantissimi altri, un po' come vengono utilizzate le sfere Breguet, le sfere Genta, le tipiche sfere di Royal Oak e Nautilus. Insomma, è una serie di elementi Omega e Rolex che poi ricordano molto da vicino un Rolex acciaio oro, quadrante e lunetta blu. Questo credo che sia abbastanza innegabile. 40 mm dicevamo, un NH35, classicissimo Citizen NH35, che funzionicchia, funziona, insomma, tiene abbastanza bene il tempo, lui va avanti, è un mulo. Il tutto per la modica cifra di 111 euro, che sono pochi, però rientriamo secondo me sempre nel discorso homage, cioè per esempio in questa foto invece io vedo delle spallette proteggicorona che invece sono Rolex, a differenza invece di quest'altra, vedete, hanno una forma diversa da questa, dove invece formano un cuneo più uniforme. Vabbè, dettagli a parte. Dicevo, anche lente ciclope, tipicamente Rolex, per ingrandire la data. Dicevo, sono 110 euro, che sono pochi per un orologio di buona qualità e che sicuramente fa il suo lavoro e magari lo fa per 30 anni senza alcun problema, che però secondo me ricorda troppo qualcosa che è altro. Ricorda troppo un sub acciaio oro, quadrante e lunetta blu, tipicamente anni 90, simbolo indiscusso proprio della Rolex, anche più conosciuta tra i non appassionati, no? Quindi tra i curiosi, tra chi semplicemente quando si parla di Rolex identifica il sub acciaio oro quadrante blu come Rolex. Beh, io ritengo che per quanto siano pochi e per quanto il prodotto poi faccia quello che deve fare, cioè segnare l'ora, mettere al polso qualcosa che ricorda altro
e che ha dei costi e un blasone completamente diverso, rientri sempre nel discorso omage, insomma il discorso per cui con questi soldi o anche meno si può comprare altra roba originale, dai russi a altri orologi più economici. Abbiamo parlato di Laco per esempio, ma ci sono gli Zeppelin su Amazon che costano più o meno tanto, 100-200 euro, che però ecco hanno una loro storia e un loro blasone, ce l'hanno veramente, perché questi modelli qua di Invicta chiaramente non ne hanno più, non è un modello che Invicta faceva negli anni 60, è semplicemente la copia di un orologio bello e che si vende bene. E quindi no, io nonostante siano ottimi orologi indubbiamente non li consiglierei, perché ricordano altro, perché non troverei in nessun caso soddisfacente, anzi se devo essere onesto guarderei con una punta di malinconia chi indossa un orologio che vorrebbe sembrare un Rolex da 15.000 euro. E ripeto, non è una questione di prezzo, perché anche spendendo meno si può comprare qualcosa che ha effettivamente blasone. Stessa cosa per il modello quadrante nero, cambia soltanto il colore ed è anche nel catalogo Rolex. Questo qui è un po' più originale perché ha un po' i colori dello Yachtmaster di Rolex, però ecco sì, il quadrante sabbiato diciamo che più o meno lo ricorda, però è anche abbastanza lontano da quello che poi è il vero Yachtmaster, da quella che potrebbe essere una copia fedele come per esempio fa Pagani Design. Quindi per esempio se dovessi consigliare qualcosa, consiglierei questo modello con questi colori piuttosto che qualcosa che è troppo simile a Rolex. E questo anche qui, anche la ghiera ha i denti tipici delle ghiere Rolex, il quadrante è un po' diverso con questa trama finto carbonio che comunque trovo anche molto bruttina, è una limited edition per fortuna aggiungo, però ecco ricorda troppo il sub, non riuscirei a consigliare, assolutamente no. Anche in questo caso NH35 40 mm, quindi insomma le forme e le dimensioni tipiche di quei diver professionali Rolex, ma anche altro. Omega li fa da 42 mm, ma questo è un altro discorso. Poi abbiamo ancora altra roba un po' originale, un po' no. Questo per esempio ricorda molto da vicino un G-Shock 299 euro al quarzo. Beh, a questo punto perché non comprare il G-Shock piuttosto che un Invicta che lo ricorda e che costa forse anche di più? 55 mm tra l'altro, cioè veramente siamo fuori qualsiasi logica. Che polso bisogna avere per un orologio da 55 mm? Questo anche questo ricorda un Omega 44 mm, immagino sia anche questo al quarzo, sì, accurato, mi raccomando, quarzo accurato. Però anche lui non è un orologio che ritengo degno di nota, così come per esempio qui abbiamo invece un altro homage del GMT di Rolex, in questo caso un orologio che sembrerebbe d'oro ma naturalmente è colorato. Qui ci sono i minuti piuttosto che le 24 ore, 5, 10, 15, 20, 25, quadrante nipple dial, colorazione verde e nera, perché insomma anche Rolex fa verde e nera, bracciale Jubilee, tipicamente Rolex, ma in questo caso naturalmente è un disegno copiato. 98 euro invece di 152 per questo diver che poi sì vuole ricordare il GMT bracciale Jubilee Pepsi, ma alla fine è un diver dove almeno hanno avuto l'accortezza di non utilizzare una ghiera 24 ore quando non c'è la quarta sfera GMT. E li ho visti i finti GMT con la ghiera 24 ore senza l'accetta GMT, che è veramente il peggio del peggio. Anche in questo caso sì, ok, ghiera bicolore, una specie di root beer, una cozzaglia di roba, ghiera oro, orologio in acciaio, ma a che serve? Cioè anche se costa poco, ma a che serve mettersi a polso una roba del genere? Davvero non lo capirò mai, cioè spiegatemelo nei commenti, ne parliamo come sempre assieme, come piace fare a noi. Qualcuno piace meno, però a me piace. Poi abbiamo un'altra serie di cose che invece sono un po' più interessanti. Per esempio, vabbè, 45 mm come al solito, siamo fuori dalla portabilità umana, però questo orologio è un orologio originale, non mi pare imiti nulla, può piacere o meno, ma comunque ha un disegno che non è uguale a qualcos'altro. Beh, se Invicta proponesse questo orologio qui con varie colorazioni, vogliamo anche la lunetta bicolore perché è bella,
Va bene, anche la lunetta bicolore, ma da 40 mm e non da 45 mm, magari con un bracciale, invece che a 65 euro a 110 euro, beh, questo qui sarebbe un orologio consigliabile, più che consigliabile, ma non è questo il caso, purtroppo. E quindi torniamo indietro. Che devo fare? Non è colpa mia. Se Invicta volesse ascoltare il nostro parere di appassionati acquirenti, qui abbiamo un bellissimo Dai Victa con questa colorazione olio. Questa l'ho vista sulle bici, simpatica però sulle bici, vabbè, a polso poi sono gusti, ma anche qui guardate quest'altra roba qui, 58 mm di vero macismo, con le catene al polso, fantastico, degno di una serie TV gotica. Bello, e non vi ho fatto vedere quello dorato, magnifica roba, bravi tutti. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, insomma, ce n'è di roba brutta, ma tanta. Qui questa è una specie di Richard Mille. Non veramente pensavo di trovare quest'altra roba qui. Allora, sì, pensavo di trovare qualcosa che si potesse commentare con un minimo di sostanza. Però al di là di qualche homage che non consiglierei, tutto il resto è veramente al di sotto delle aspettative più basse, che quantomeno parlo di gusti personali. E capisco perché la community a questo punto faccia riferimento quasi esclusivamente su questi orologi homage da 40 mm, perché va bene, quelli sono homage, ma tutto il resto è veramente roba che non ha alcun senso. Cioè, veramente mi chiedo, certa roba, chi decida di acquistarla, in quali paesi e per quale motivo. Vabbè, parliamone nei commenti. Io non ho molte altre parole per questo. Cos'è? Un Glycine. C'è soltanto un altro orologio di cui si parla spesso e che effettivamente è interessante, e si tratta di quello che abbiamo visto all'inizio, il Vintage Pro Diver 1953, che è la data di nascita praticamente della maggior parte dei diver con ghiera girevole, tra cui per esempio il sub di Rolex. Questo qui effettivamente si ispira a delle linee prettamente heritage. È vero, richiama quello che è stato il primo sub di Rolex anche nelle sfere, no? Nelle lancette, però in ogni caso è qualcosa di molto distante dai sub moderni o comunque quelli che maggiormente si trovano oggi sul mercato, ed è così distante che potrebbe essere un orologio magari non con ghiera bicolore come in questo caso, ma un orologio che può avere senso indossare, e che con diciamo la storia di Invicta lunga e importante fino appunto alla realizzazione di questi omage, potrebbe anche centrare qualcosa. Questo per esempio è un orologio che invece mi sentirei di consigliare a chi vuole un orologio automatico ben fatto, carino e che costi davvero poco, e non a caso è anche un orologio abbastanza difficile da trovare sui canali più rinomati, come per esempio Amazon. In questo caso per esempio io non ho trovato sul sito proprio di Invicta la versione con lunetta nera, quindi l'orologio tutto nero, ma trovo soltanto queste varianti, o comunque questa variante PVD colorate, come questo qua in finto oro con questo accostamento di colore, insomma, che per me non ha alcun senso. Non ho trovato però appunto la versione tutta nera, che probabilmente c'è, che non sto trovando io, a meno che non sia una versione effettivamente un po' più difficile da trovare, e che, come dicevo, appunto potrebbe avere effettivamente un senso per l'acquisto. Insomma, Invicta mi ha deluso. Inutile girarci attorno, e così c'è davvero pochissimo di interessante, anzi probabilmente nulla per quelli che sono i miei gusti, a parte il Pro Diver Vintage, il 1953, che ritengo abbia un senso, richiamando così fortemente l'heritage non soltanto di Rolex ma in generale di quelli che sono stati i diver all'inizio degli anni 50.
Ora, come sempre, vorrei sapere la vostra nei commenti. Per la terza volta, per la terza domenica consecutiva, non sceglierò un orologio perché non ci sono orologi nel catalogo Invicta che vorrei avere in collezione, però ecco, il motivo è semplicemente quello che abbiamo visto. Da una parte orologi che non hanno alcun senso di esistere, secondo me, come per esempio orologi quasi da 60 mm, dall'altra parte invece quasi tutti homage più o meno blasonati, più o meno riconoscibili, ma che come sempre la filosofia che hanno è quella di voler sembrare qualcos'altro, e per me non è il modo di affrontare il collezionismo degli orologi. E lo ribadisco ancora una volta, non è questione di prezzo, perché molte volte nei commenti leggo chi si lamenta del fatto che gli orologi blasonati costano troppo. Gli orologi blasonati costano anche 50 euro, parlo dei Vostok, dei russi in generale, costano anche 200 o 300 euro, Citizen, Seiko, costano anche meno con Orient, costano circa 300 euro con tutta la storia dell'aviazione. Poi è chiaro, è il nome quello che è rimasto oggi, ma quantomeno hanno una storia, parlo per esempio di Laco o di Zeppelin. Insomma, non è una questione di prezzo. Io vi ringrazio come sempre per essere arrivati fin qui, vi invito ad iscrivervi al canale se gli argomenti di cui parlo sono di vostro interesse, se non sono di vostro interesse iscrivetevi lo stesso, è gratuito e a noi serve a crescere. Vi do appuntamento in ogni caso ad una nuova puntata di Beato tra gli orologi domenica prossima e ai nostri soliti video qui nella nostra stanza degli orologi su TOC.